L'altcoin è vicina? Probabilmente sì, ragazzi, probabilmente sì, perché come abbiamo visto la dominance di Bitcoin e del market cap sta leggermente cominciando a calare. Anzi, andiamo a vedere insieme. Ok, questa è la dominance, ragazzi, momentaneamente ci troviamo a 55,62% di dominance per Bitcoin. Ero rimasto sul 58 e invece cavolo. Cavolo ragazzi, cioè, stiamo abbassando veramente di tanto. Non siamo ancora in alt season, ma ci stiamo avvicinando. Probabilmente verso la fine dell'anno avremo delle statistiche molto più favorevoli alle altcoin e quindi cominceremo a vedere una bella ricrescita di queste ultime. Ma quindi, ora io voglio investire nelle altcoin. Su quali devo puntare? Quali devo andare a vedere? Prima di andarla a vedere insieme voglio che tu metta un mi piace, ti iscrivi se ancora non sei iscritto e magari mi lasci un bel commentino sulle tue altcoin preferite e secondo te per quale motivo andranno ad esplodere. Io non farò come tutti quanti e ti dirò questa altcoin esploderà, no. Io ti dico in quali sono entrato, ma non adesso, ma da tantissimo tempo. Oramai sono più di 2 anni che ci sono dentro, mio Dio quanto vuole il tempo. E andiamo a vederle insieme. La prima in assoluto, ragazzi, Dogecoin. Dogecoin sono in doge su per giù dal agosto, sì esatto, agosto 2022, sì. Il prezzo si aggirava intorno ai 5-6 centesimi, mi ricordo benissimo questa cosa, che ne parlavo apertamente con tantissime persone perché non so, mi piaceva Dogecoin in quel periodo, soprattutto dopo aver visto il calo e la possibile resistenza che era qua, ragazzi. Qui c'era questa piccola resistenza con questo ritracciamento. Vi ricordo che il grafico che andiamo a vedere è settimanale. Per i lunghi periodi io uso il settimanale, ragazzi. E dato che ci troviamo proprio su per giù sulla resistenza, ho detto cavolo ragazzi, vedete un attimino Doge perché potrebbe avere un bel rimbalzo verso l'alto. Ragazzi, porca miseria, cioè nemmeno a farlo apposta, boom, qui abbiamo avuto questa bella ricrescita verso i 12 dollari, aveva performato un 100%, per poi sappiamo bene come sono andate le cose, Doge è continuato a scendere fino ad oggi, ragazzi, fino ad oggi che è arrivato momentaneamente a 41 centesimi. Grazie Doge, grazie Elon, veramente ti voglio bene, non puoi capire quanto. Quindi diciamo che Doge momentaneamente è il mio pupillo, ok? Il mio pupillo che inizialmente era un posto coperto da un'altra criptovaluta, ossia Matic. Matic, ragazzi, che cosa dire su Matic? Allora, io sono entrato ad aprile, marzo-aprile su per giù del 2022 perché ricordo benissimo che ero in B, l'accademia per il trading, che poi ho abbandonato, visto delle cose che non era. Più che un'accademia per il trading era un'accademia per il network. E ricordo benissimo che nella community girava la voce su Matic, ok? Sono entrato, su per giù il prezzo era sui 0,80, ricordo, ora non vado a prendere precisamente, però diciamo ci trovavamo in questa fascia di prezzo, cominciò a performare benissimo, ero pompatissimo, mio Dio, sta esplodendo Matic, sono contento. Ricordo benissimo quando ha toccato gli 1,50, io non andavo a vendere perché, ragazzi, ero molto positivo su questa criptovaluta. E poi ragazzi, il crollo. Il crollo, non si è più parlato di Matic da nessuna parte e quindi c'è stato il declino. Il declino poi in questo periodo che è stato leggermente ripreso, grazie al cielo, cioè abbiamo toccato addirittura i 0,30 ragazzi, 0,30. Insomma, veramente, veramente brutto, veramente brutto. È un po' successa la stessa cosa che successe in passato. Non so cosa pensare di Matic, sono uno di quelli che ce l'ha in staking oramai da 1 anno e mezzo e non so che cosa fare, sinceramente ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi che opinione avete al riguardo su Matic, perché non so cosa pensare al riguardo, ragazzi. Rimango comunque positivo perché c'è un progetto dietro, insomma, è un bel ecosistema utilizzato, però non lo so, non mi sta purtroppo mi ha deluso. Purtroppo mi ha deluso tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Altra criptovaluta su cui puntavo, credevo potesse andare meglio, e visto soprattutto l'attaccamento al calcio, le sponsor e le pubblicità avvenute anche con grandi campioni, mi sembra come Messi, se non sbaglio, e CH0. Chills che momentaneamente è 0,11, mi ricordo quando aveva toccato i 0,30 dopo pochissimo essere entrato, cioè ero entrato, si trovava su per giù a 0,18, 0,19, è esploso a 0,30, bello, ero fomentatissimo che poteva realmente esplodere, poi io, patito del pallone, non vedevo l'ora che magari potevo utilizzare anche i miei Chills per qualcosa
di buono, di utile anche proprio per quanto riguarda il progetto. E invece nulla, ragazzi, completamente una cripto nel declino totale, cioè totale proprio, non si è più proprio zero, non è che dici ne hanno parlato, zero, zero, non si è più sentito parlare di sta cripto. Anche questa sinceramente non so che cosa fare, però voglio tenere duro. Voglio tenere duro di tutte queste qui che vi sto parlando, ragazzi. Voglio tenere duro. In vista della alt season, non voglio venderle in perdita. Non voglio. Le ho tenute per più di 2 anni. Per quale motivo dovrei venderlo adesso? Non ne vedo il bisogno. Ultima, ma non per importanza, queste sono soltanto alcune, ragazzi, che vi ho preso. C'è di mezzo anche Litecoin, c'è Link, Chainlink della rete BNB di Binance, insomma ce ne sono altre molto carine, c'è il Link che ha performato benissimo questo periodo, ma l'ultima che andiamo a vedere è Cardano. Cardano, ragazzi, che questa l'ho presa a settembre del 2022, non ha mai performato bene, mi sembra, ora non ricordo come l'ho presa Cardano perché c'è stato, non ricordo se qualche airdrop, non ricordo bene, però l'ho presa in, diciamo, in una maniera senza fare l'investimento proprio di tasca mia, ed era anche una bella cifra. Quindi sono rimasto molto contento e l'ho lasciata là. E ragazzi, come tante altre altcoin del momento, Cardano è passato da 0,33 momentaneamente a 1,26. Quindi al momento stiamo facendo un profitto del 200% su per giù. Come vi ho detto, allora ragazzi, io non le tocco, io ce l'ho sempre lì. Quando mi dicono, ma tu che stai, fai investimento? Ragazzi, io l'investimento l'ho fatto non so quanto tempo fa. Entrare adesso nelle criptovalute, io la vedo un po' rischiosa. Bitcoin è ai massimi, le altcoin sono già esplose, tra mille virgolette, sono già esplose perché potrebbero ancora andare più in alto, però insomma, adesso ci sono le persone che, come me magari, si ritrovano con una buona plusvalenza da scambiare e quindi non la vedo bene per una possibile entrata, ok? Non sto dicendo che non andranno ancora più su, ma la vedo come un rischio maggiore ovviamente rispetto a prima. Ragazzi, dovete imparare, ragazzi, se siete nuovi nel mondo degli investimenti delle criptovalute, trading, forex, eccetera, eccetera, dovete entrare ai minimi. Non potete svegliarvi adesso che se ne parla di Bitcoin dappertutto, sui telegiornali, eccetera, eccetera, e dire, oh, voglio entrare in Bitcoin. No! Dovete entrare quando tutti gli danno contro, quando è calato del 40-50%, è lì che dovete entrare. E non per speculare, ma per una filosofia del progetto che c'è dietro. Io Bitcoin non è che ci sono entrato perché voglio diventare ricco con Bitcoin, ma ho studiato tutto ciò che riguarda le criptovalute grazie a Bitcoin, perché ricordiamo che Bitcoin è la madre di tutte le criptovalute, come è strutturata proprio la funzionalità delle criptovalute. Mi sono innamorato e quindi ho detto, cavolo, voglio investire nelle criptovalute perché secondo me in futuro potrebbero dare tanto al mondo. E questo è il motivo per il quale sono entrato nel mercato delle criptovalute. Poi, oramai, esistono tantissime, 10 anni fa non c'erano tutte le criptovalute che vediamo adesso, c'era Bitcoin, forse Ethereum, principalmente diciamo c'era Bitcoin. Infatti se andiamo a vedere, vi faccio vedere la dominance di Bitcoin, fino al diciamo 2015, anzi fino al 2016-2017 la dominance era tutta per Bitcoin, il 95% della dominance era su Bitcoin. Poi sono cominciate ad uscire tutte le altre altcoin ed ecco fatto che la gente giustamente ha cominciato a speculare investendo anche nelle altre cripto. E quindi Bitcoin non è più stata l'unica criptovaluta nel mercato delle criptovalute e quindi i soldi non erano tutti in Bitcoin ma ovviamente sparsi per tutte le altre altcoin e quindi la dominance è giustamente calata. Detto ciò ragazzi, io come sempre vi chiedo un mi piace, un'iscrizione se ancora non l'avete fatto, è importantissimo per me, e fatemi sapere su quali altcoin state investendo e su quali puntate maggiormente. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo qui sotto il gruppo Telegram per discutere di tutto quanto. Ciao belli!